Ciao ragazzi e bentornati sul mio Castomiatus Vlog TV. Allora, oggi ci diamo al blending sul mantello, faremo tutti i metalli dorati e faremo in modo anche di sfruttare l'effetto ossido su un simil oro che in realtà sembrerà quasi un bronzo, perché voglio invecchiare l'armatura un po' come se sembrasse appunto un'armatura molto più importante di quelle standard. E quindi subito dopo la sigla partiamo con il tutorial di oggi, che è bello pieno di materiale. Dopo la sigla. Allora ragazzi, ho ieri sera attaccato la testa e ovviamente devo ancora rivedere magari un'ultima cosina sulla cicatrice. Stavo anche meditando di fargli l'occhio un po' insanguinato, ma poi vedremo quello verso proprio il finale. Allora, non vi ho fatto vedere poi ieri sera che ho aggiunto, diciamo, qualche luce in seguito ad aver fatto il weathering, che vi ricordate sicuramente dal tutorial di ieri. E quindi praticamente adesso abbiamo già l'armatura piuttosto preparata, poi eventualmente gli diamo un'altra botta di ombre e adesso andiamo avanti con i particolari. Dunque stavo ragionando sul fatto che questa è un'armatura Gravis e dovrebbe essere un'armatura molto equipaggiata, antica, che viene data solamente per determinati onori svolti in battaglia, no? E quindi stavo pensando di trasformare tutte le parti in oro in bronzo ossidato, in modo tale che resto nel mio stile un po' grim, nonostante sia un po' più pulita del solito, e gli do quella connotazione un po' antica e importante, ok? Quindi adesso faccio uno stacco, cominciamo con tutti i metalli dorati, bronzo, eccetera, eccetera. Eccoci qua ragazzi, allora cominciamo. Dunque, i tre metalli che voglio utilizzare per gli ultramarine, specialmente quando faccio questo discorso dell'ossido, è questo. Allora, parto dal Decayed Metal, che fa proprio un metallo che volendo sembrerebbe anche arrugginito, ma da una base molto scura, quindi potrebbe essere ottimo per il rame, per il bronzo, per l'oro. Dopodiché passiamo all'oro, Viking Gold, quindi è un oro molto scuro, via di mezzo, e poi l'oro brillante giallo, il vero gold degli ultramarine che hanno anche sugli spallacci. Quindi adesso con un time lapse facciamo tutte le parti in oro con la prima, la seconda e la terza di passaggio. Ovviamente in questo caso farò sempre più attenzione a rimpicciolire la zona che andrò a dipingere, in modo tale che si vedrà un po' di quello che ho lasciato sotto per la prima volta, e dove riesco faccio anche un leggero dry brush per renderlo ancora un po' più invecchiato. Ci vediamo alla fine del timelapse.
fermo un secondo per farvi vedere. Allora, praticamente ho usato anche il black metal, ho imbrogliato perché non ve l'avevo detto all'inizio, ma me ne sono accorto dopo anch'io. Quindi ho fatto questa parte metallica, dietro ho fatto bronzo, l'elsa di bronzo, l'attacco di metallo, l'aquila di bronzo. La catena è metallica, davanti poi ho fatto tutte le parti con l'aquila, le ginocchiere, e al lato lui ha questa specie di pod che tiene conserva qualcosa, tipo una pergamena, qualcosa, istruzioni di guerra, e quindi praticamente siamo arrivati qua. Adesso il servoteschio lo farò di metallo e il resto credo che lo farò nero e rosso, qualcosa del genere, i cavi. Quindi insomma adesso finisco lo scheletro e poi parto con il secondo colore dando le luci al primo.
questo lunghissimo timelapse ci siamo. Allora, ho fatto tutte le parti dell'oro, quindi anche le luci e tutto il resto. Ho fatto anche il null oil, ho messo il wash insomma nero su tutto il metallo, adesso mi manca solo la sega e lo scheletro, e così abbiamo fatto anche le parti metalliche, e quindi ora non facciamo altro che andare avanti e continuiamo a decorarlo con wash e ossido sull'oro. Prima metto l'ossido e dopo metto il wash Agrax, in modo tale che sembri molto invecchiato e la brillantezza dell'ossido va un po' a morire, perché in fondo non è esattamente bronzo ma è oro, e l'oro non si ossida, quindi facciamo una via di mezzo, d'accordo? Riparto con il timelapse, finisco il wash nero sul metallo e poi abbiamo semplicemente andare avanti con il Typhus, no il Typhus, scusatemi, il Oxide della Citadel, eccolo qui, e poi andiamo avanti con il wash, sì, con l'Agrax, e quindi poi l'Agrax, non so se lo qui ho il Camo Shade, Flash e Agrax, eccolo qua, oppure posso mettere anche il Flash, insomma, e dargli un po' meno ombre. Quindi tra un po', man mano che vado avanti, vedo e vi scrivo intanto i colori che uso. Ok ragazzi, allora mentre aspettiamo che l'ossido si asciughi, per non restare fermi con le mani in mano facciamo il black. A questo punto mi è venuta un'idea per quanto riguarda anche il mantello. Siccome il mantello lo voglio fare nero all'interno, quindi quello che si vede sul fronte, lo farò con il contrast, in modo tale che con il Black Templar Contrast le sfumature del blu, che ormai c'è già sulla base, mi restino e mi facciano proprio le luci blu. Dopodiché andremo a rinforzare quando asciutto con una seconda passata nelle curve interne, e abbiamo finito anche il mantello. Vi faccio vedere come. Chiudo gli alti pennelli così non li roviniamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Contrast andrebbe usato con un pennello un po' più grande. Adesso ci prendiamo un M1, così abbiamo un po' di serbatoio. Allora, ho già mescolato ovviamente, mi prendo il mio nero e vado intanto a fare le parti interne, tipo questa parte qui del braccio. Vedete che il contrast va da solo dentro, quindi io non devo nemmeno sforzarmi di stare attento ai bordi, perché basta toccare appena, spingere il liquido e lasciare che faccia il suo mestiere. Lui si va ad asciugare e lascia le luci blu, e quindi in un attimo ho preso due piccioni con una fava, perché ho fatto sia questo che quello. Quindi lo facciamo anche qui, dove ci serve il nero del tubo. Poi ovviamente ognuno va a gusto, io queste parti qua di solito le faccio nere, e quindi giustamente vado di nero. Poi se non mi piace rinforzo con un altro po' di nero e dopo darò le luci al nero, semplicemente, no? Però di solito anche nel fumetto il blu è il tipico riflesso del nero quando si cercano di dare i colori, e quindi mi sembrava abbastanza adeguato. Allora vado a darlo anche interno, non importa se sporco il mantello perché tanto sarà nero. Vediamo un pochino cosa manca, perché poi certe cose le darò di nero in modo tale che vengano fuori, tipo per esempio il manico lo ripasserò col nero, quindi gliene do un po' adesso
ma poi ovviamente ci ritorneremo. E così tutti i cavi. Generalmente i cavi ho visto che è una buona idea è quella di mettere praticamente, ecco, facciamo anche l'interno qui che è molto carino, e dopo gli diamo magari un po' di ferro e argento per dare il riflesso sulle grate dell'aria che esce. Qui sembra ok. Allora, diciamo che ci siamo. Quella parte lì mi fido di più a farla con un acrilico più solido, quindi con il nero nero. Ah, guardate, prima che mi dimentico, adesso che l'ho visto, ci manca di bronzo le pallottole, quindi andiamo a prenderci, anche se siamo con questo pennello va benissimo, le pallottole qui, guardate, track, così se le siamo levate di mezzo, e dopo andiamo a mettere l'ossido quando si è tutto asciugato, mentre noi intanto facciamo il nero. Ok ragazzi, quindi ora ho visto che manca la corda davanti, e visto che stiamo aspettando che il resto si asciughi, vado di corda. Mi prendo lo 0, basta lo 0 credo, sì, e andiamo via con lo 0 e ci facciamo la corda con il tar brown e il white sands, quindi un marrone insomma chiaro e quasi proprio un beige scuro, diciamo, e poi un bianco che è leggermente caldo, non sparatissimo, ok? E andiamo a fare anche questa, così ci siamo fatti nel frattempo che aspettiamo che asciughi anche la parte davanti della corda. Ci vediamo tra un po' che ve lo faccio vedere in time lapse. Ragazzi, ora non ci resta che aspettare, perché nel momento in cui è asciutta la corda, ovviamente passiamo lo skeleton, che è un contrast, e gli diamo praticamente subito una bella sfumatura. Adesso direi di prendere il nero, quello però vero, e quindi il nero piccolino, ma va bene anche della scale, comunque insomma un nero bello intenso, no? Io di solito in questo caso uso la Baddon Black, che è proprio il nero base della Games Workshop, solo che in questo momento non lo vedo in giro, e quindi lasciamo insomma, aspettiamo. Allora, nel frattempo ho trovato due colori in tasca, sono uno che ogni tanto di colpo si porta in giro i colori in tasca. Allora, con il nero andiamo a fare quei cavi che non abbiamo fatto ancora con il diciamo con il contrast, perché il nero
proprio puro è molto più facile da gestire, non gocciola in giro e non vorrei mai sporcare adesso la miniatura, quindi mi vado a prendere il mio nero con un 3 zeri e vado a fare il cavo. Magari il 3 zeri è un po' esagerato, però insomma, voi ci vedete quando faccio così? Ok, perfetto. Ecco qua. Sicuramente si può fare anche con un 1 questo, però per non rischiare, visto che sono qua e stiamo andando abbastanza veloci, perché dover mettersi lì poi a risolvere problemi in più, allora con il 3 zeri mi levo di torno il problema. Il nero qui è fantastico perché è coprente. Poi alla fine della miniatura, dopo aver messo il matte varnish, diamo delle parti in lucido. Alcune di queste parti saranno proprio questi cavi neri che sembreranno gomma a quel punto, quando saranno completamente lucidi, e sono molto molto belli, anche perché non necessitano di riflessi o altro, perché di fatto la luce stessa del gloss che si riflette li fa sembrare illuminati, ma in realtà è la luce stessa che gioca appunto con i riflessi. Ok, anche da questo lato dobbiamo andare proprio dentro qui, e qui il 3 zeri torna tanto utile. Sì, allora calcolate che le miniature si potrebbero fare con due pennelli, un 1 e uno 00. C'è chi usa addirittura il 2 se la punta è fatta veramente bene, e diciamo che in realtà con quello già dipingete, ok? Quindi non c'è mai bisogno di tutti gli attrezzi, però chiaramente se li avete, se potete usarli, questo è il momento insomma di cambiare pennello, ecco. Ok, ci siamo quasi. Anche questa del tubo è fatta, dietro anche, vediamo un po' qui sopra. Dall'altra parte sempre sopra. Ok, c'è ancora un po' di blu, lo leviamo, poi ovviamente andremo a mettere magari una lavatura. Ok, adesso ultimo ritocco qui, queste parti che sto lasciando blu le farò metalliche. Ok, cavo fatto, cavo il pezzettino sopra manca, che è questo. Ok, l'altro pezzo nero è già diventato bello nero. Ci siamo, ci siamo. A questo punto farei forse nera anche l'attaccatura lì, questa qui, che è proprio attaccata al metallo, altrimenti c'è troppo metallo e troppo bronzo. Almeno così gli diamo 3 direzioni. E anche qua.
come se fosse un cavo innesto. Dopo con la lavatura viene proprio bene questo. Ok ragazzi, ci siamo. Tra le altre sta andando anche abbastanza veloce, devo dire. Allora, qui possiamo mettere il nero puro nei recessi del tubo. Tubo che poi vedrò come invecchiare o sporcare. Allora, qui ci siamo, direi che più o meno è fatta. Poi ovviamente qualcosa starò dimenticando, ma lo vediamo dopo. Allora, un'altra cosa che ho visto che va fatta in piccolo, quindi mi tengo il 3 e voi ci vedete sempre, vero ragazzi? Perfetto. Allora, è qui davanti la pergamena, quindi andiamo a colorare. Ecco qua. Si sta già seccando il colore nonostante la wet palette, quindi ora aggiungerò un po' di acqua. È che per fare queste cose piccole è scomodissimo non averlo molto vicino, ma io devo farlo vedere a voi e quindi mi trovo un po' male e devo andare più lento. Ok. Ok, vedete che pian pianino prende proprio forma, no? E dunque di là c'è l'alloro io lo farei con un fil grill, una cosa, anzi no, guardate, usiamo questi due colori qua che sono un Ardennes sarà Ardennes, probabilmente francese, sì, tipo. E poi questo che è un Sherwood Green, Sherwood che è abbastanza adeguato visto che la miniatura viene da Nottingham, anche se mi hanno detto ancora ai tempi del 2010-2011 che la foresta di Sherwood praticamente è stata disboscata, quindi attualmente non c'è più a Nottingham, ma insomma perlomeno rimane l'eco. Ci vediamo non appena ho fatto anche il verde. Allora ragazzi, siamo arrivati finalmente al mantello. Dunque, il blending. La prima cosa che c'è da sapere è che il blending è una tecnica di sfumatura fatta direttamente sulla superficie, quindi sul mantello direttamente, con i colori al liquido ovviamente. Allora, siccome abbiamo una base blu e il blu e il rosso danno un violaceo, può darsi che venga abbastanza bene anche la prima mano. Sarebbe più opportuno dargli una base marrone, perché nero più rosso da marrone, quindi l'ombra del rosso è il marrone, infatti le wash saranno quelle. Quindi mi prendo un base Rhinox Hide della Games Workshop
e do una base Rhino al mantello. Potrei già iniziare qui a utilizzare il colore, ma in questo caso non vado proprio di blending, è più una base. Quindi io mi sono preso un pennello un po' più capiente, questo della AK, ha praticamente un serbatoio molto lungo, proprio vedete la punta è veramente lunga. E adesso vediamo un pochino cosa salta fuori. Mi metto sull'oncia un po' di marrone e vado a stenderlo sul mantello. È talmente forte il base che potete anche diluire leggermente. Ok ragazzi, adesso iniziamo. Allora, strumenti importanti che potremmo utilizzare per avere una resa migliore del blending. Innanzitutto il blending va quindi usato a colori molto liquidi, si possono ritardare con un brush retarder. Il brush retarder costa un paio d'euro, poco di più, ed è un liquido che messo e mescolato con il colore lo fa e lo tiene molto più, per più tempo lo tiene liquido, e questo è veramente comodo. Quindi se un giorno doveste fare un ordine tipo alla Green Stuff, sappiate che effettivamente questa è una buona cosa da prendere per fare il blending. Allora vado ad aprire la boccetta perché ancora non l'avevo utilizzata, mi tengo questo pennello, anzi no, cambiamo pennello, perché questo pennello qua è stato molto comodo per arrivare con la punta fino in alto, però è un pennello che è molto reattivo nonostante abbia la punta così, e quindi è meglio prendere qualcosa di diverso. Direi che a questo punto per il primo blending posso prendere anche un M dell'Artis Opus, però di A2, in modo tale che sia bello capiente, anche se è un po' corto e non mi aiuterà magari tantissimo su certe cose, ma insomma è preciso, quindi va bene. Allora metto un po' di ritardante nella wet palette e ci mescolo il mio rosso scuro, che dovrebbe aiutarlo a rimanere un po' più liquido. Allora sto mescolando, vado a lavare subito il pennello. Mi raccomando, se mescolate col pennello va bene, però subito lavare il pennello, il collo del pennello. Il collo non si deve mai incrostare, lavatelo con il sapone quando finite di lavorare, eccetera eccetera, che rimanga pulito, perché il collo del pennello è quello che se si secca rovina il pennello. Allora mi prendo il mio rosso, è un rosso carminio molto scuro, e comincio a lavorare il mantello. Non vado a fare attenzione su quanto marrone tengo, però posso già iniziare a mescolare un pochino, e quindi la prima mano sarà anche un po' mescolata con il marrone, che ancora, come vedete, siccome l'ho messo già liquido, rimarrà così. Allora vado a metterlo un po' su tutto il mantello, anche all'interno, lasciate pure che si mescoli. Questo è già blending, solamente che lo sto facendo blando perché sto semplicemente passando la prima mano di rosso, ma vedete che già sta mescolando con il marrone. Man mano che si mescola vado in centro e lascio che il marrone resti un po' di più, e voilà. Poi sfumo, come vedete, riprendo il rosso e vado a metterlo dall'altra parte. Parto ovviamente dalle parti in alto, così il colore è più chiaro, che il rosso resta in alto. Quando inizia a mescolare vado all'interno dei recessi a lasciare che si mescoli con il marrone, e già mi comincia a fare queste vedete che proprio mescola e dà queste campiture che sono tra il rosso scuro e il marrone. Ovviamente adesso ho messo il ritardante, quindi adesso dovrebbe aiutarmi un pochino il ritardante. Intanto andiamo lì.
a colorare le parti complesse. Ok, lì sarà dura fare il blending perché vedete ci devo arrivare con la punta. Ok, allora adesso c'è un'altra cosa che devo dipingere al volo ed è la parte in alto, ma tanto il ritardante mi reggerà un pochino, quindi intanto io tengo un po' di rosso qui, ancora rosso, ok, girate la miniatura se serve, fate la parte laterale del mantello. Anche qui è molto a sensibilità e gusto, per quanto la parte della bravura qui è quella di capire quando andare via dalla parte alta per scendere giù sotto. Vedete, adesso io continuo ad aggiungere colore e adesso comincio ad andare verso le campiture rosse. Quando vedete che sfuma andate verso l'interno, cercando di lasciare sempre un po' di più di colore scuro verso l'interno delle pieghe e sempre un po' più di colore chiaro verso l'esterno. Adesso mi vado a fare la parte qui che è ancora blu, speriamo che non serva troppo marrone e dopo vediamo se fa troppo differente, la rifacciamo, vediamo un pochino, ma non credo, vediamo un po', perché poi tra wash e weathering che faremo sul mantello, weathering non esagerato, però insomma un po' di invecchiamento, un po' di aging sul mantello ci sta. È una stoffa, dovrebbe essere in teoria la prima cosa che si rovina in battaglia, no? Allora, facciamo attenzione a non toccare il resto della miniatura. Oh, l'ho detto e l'ho fatto. Attenzione che qui ho toccato, subito levare il colore. Eccolo là. Per fortuna che c'è anche il ritardante, quindi rimane anche liquido. E poi, quando è molto liquido, mettete in mezzo una carta assorbente e gli levate il più. I decessi vi aiutano a sistemare il problema e vedete che così risolvete subito e non c'è bisogno di scalmanarsi. Allora, anche qui stiamo attenti. Ok. Vedete che senza il marrone il rosso davanti sembra già più violaceo, no? Però non è un brutto effetto, quindi adesso poi proverò a vedere se riusciamo a tenerlo in qualche modo. Ma credo proprio di sì, perché basterà fare un wash marrone alla fine di tutto per invecchiare la stoffa e a quel punto il viola scomparirà. Allora, teniamoci qui questo, qui. Perfetto, ci siamo. Ora abbiamo tutta la campitura. Ok, continuiamo con il nostro rosso sulle curve, sulle parti in alto, diciamo sporgenti. Ok, e andiamo avanti a fare il blending. Vedete che il ritardante sta tenendo tantissimo e quindi io veramente ho tanto tempo che è utilissimo per fare sfumatura. Tra l'altro l'ho messo solo sul rosso, il resto lo sta facendo l'acqua praticamente. Continuo a mescolare, quando vedo che comincia a sfumare vado verso l'interno e poi vado dall'altra parte a prendermi un po' di marrone che è il colore sotto. Dopo potremo, la stessa tecnica la facciamo anche col resto, cioè con gli altri colori. Voilà. Ok, lì sotto lasciamo piuttosto scuro, anche perché è più difficile arrivarci, ma giustamente è più indietro, quindi rimane scuro. Ok, ovviamente il colore deve essere diluito, perché altrimenti poi andate anche a ispessire ovviamente la miniatura. È chiaro che sul mantello si vede poco, però insomma tirate il colore, usate l'acqua. Ok, adesso cominciamo a dare un po' di botta più fragorosa di rosso. Allora, partiamo dalla base qui
e diamogli un po' di sfumatura qui. Ok, mi sembra bene. Andiamo a farlo anche qua, che ha bisogno di aiuto per diventare proprio un po' più rosso e meno blu. Ok, e ancora rosso, e andiamo avanti con il rosso. Okay. Questo è un blood red, sembra quasi schiarito quasi col bianco rispetto all'altro colore. Seguite le pieghe ovviamente del mantello in questo caso, tirate sempre il colore, seguite le pieghe e andate avanti. E adesso continuo a dare il rosso. Questa tra le altre può essere la base, dopo potremo dare comunque delle luci, quindi poi vedremo un pochino cosa fare. Ok, magari degli highlight, dei colpi finali, ora vediamo un po', e ovviamente poi metteremo anche la wash, così ridiamo contrasto sulla parte interna. Però vedete come viene? Praticamente voi continuate a insistere fino a quando non vi piace la sfumatura. Adesso io vado a mettere un rosso proprio bello acceso, ok? E gli diamo delle botte di rosso proprio che va quasi verso l'arancio. Quindi continuo a mescolarlo qui in basso, sfruttando il fatto che si andrà a mescolare bene, e quando sono soddisfatto comincio ad andare verso l'alto, perché così non va a sfumare troppo. Vedete che lo sfumo qui, sfruttando il colore che è rimasto qui sui recessi, scusate, sulle parti concave, quindi alte, e voilà. E insisto anche qui con le sfumature sulle pieghe. Questa è una tecnica che è piuttosto complessa, perché ovviamente bisogna saper mescolare i colori, avere un po' di mano col pennello per andare veloce, quindi siamo già, diciamo, a una parte un po' avanzata, però vi assicuro che appunto se voi andate sempre verso il basso come sto facendo io, non è poi difficilissimo, bisogna solo avere un po' la mano ferma, insomma, in certe situazioni, tipo questa dove non bisogna sporcare il resto. Seguite la curva della miniatura, in questo caso del mantello, e più o meno ci siete. Il blending serve anche a dare un senso di rotondità, in questo caso, che è un pochino quello che faccio io di solito con l'aerografo quando vi faccio vedere le sfumature, no? Qui fate un po' quella transizione, quella sfumatura a mano, e chiaramente è un po' come dipingere su una tela con dei colori a olio, perché la miniatura a questo punto fa proprio da tela. E ok, adesso io vado a rimpicciolire anche il pennello tra poco. E voilà. E ok, adesso continuo a dare luci. E cerco questa volta di restare un po' basso per dargli appunto una diversità fra colore interno e colore esterno, vedete? E niente, si tratta di piccoli passi, anche qui piccolissimi passi.
un po' alla volta viene fuori. Ok, vedete che bella sfumatura che crea? E chiaramente con l'aerografo questa cosa si fa in un attimo, molto simile, veramente molto simile. Però sono due tecniche diverse. Tra le altre questa è molto apprezzata, quindi per chi la sa fare davvero bene. Io tra le altre non sono un grande fruitore del blending, quindi la studio, la provo, ma anche io dovrei fare un bel po' di pratica, perché ce n'è di sfumature da fare qui. Se volete potete andare avanti fino al giallo. Ho toccato un pochino il metallo qui, ma poco importa, quello si può rifare. Davanti è rimasto nero, siamo abbastanza fortunati. Il blending in teoria si può anche lasciare una volta finito così com'è. A me piace invece comunque fare gli highlight, quindi sostanzialmente per me il blending serve per una base. Do una base sfumata che è praticamente quello che faccio con l'aerografo. Infatti da quando uso l'aerografo praticamente il blending non lo uso più. E anche qui non sono i tanti passaggi che fanno bravo, anzi se siete bravi a fare con pochi passaggi una miniatura ben venga. Quindi quello che conta è quanto è efficace quello che fate, ovviamente, perché altrimenti serve a poco. Allora vado a rimettere del rosso qui e del rosso qui, del rosso qui e del rosso qui, e continuiamo a mescolare ancora un po'. Voglio fare un po' di curve perché vedo ancora molto blu sotto, infatti a un certo punto dovrò lasciare che il colore si asciughi. Si è talmente diluito che abbiamo un po' di blu sotto. Questo può creare un problema e quindi lo lasciamo asciugare. Quindi tiro il colore bene in modo tale che non rompa troppo e lasciamo che si asciughi, perché altrimenti proprio non prende il colore e continuo a levarne piuttosto che metterne, e rischiamo di fare
delle cose che non vogliamo praticamente, quindi aspettiamo un attimo che si asciughi e ritorno. Allora ragazzi, mentre asciugava ho approfittato delle parti ancora bagnate per insistere un pochino, e se guardate ha già una sua buona luce. Guardate, se metto la luce così che si vede un po', vedete praticamente la sfumatura va dal marrone violaceo, sfruttando ovviamente il blu che era sotto, e niente, e dopodiché andiamo verso il rosso. Quindi adesso lascio veramente che si asciughi perché la base blending è fatta, e comincio a dare un po' di highlight su questo mantello, sempre a questo punto con il colore molto diluito con trasparenze. Ci vediamo fra un pochino quando asciuga. Ok ragazzi, quindi adesso comincio a fare semplicemente degli highlight. Me li faccio con un pennello A1 perché in realtà ho un bel po' di superficie da lavorare e vorrei fare un po' di appunto dare un po' di highlight in giro. Quindi mi prendo il secondo rosso, che è quello più che ho visto più luminoso, e comincio a fare i bordi dando dei colpettini al mantello, vedete, cercando di stare sulle parti un po' più alte, ma vado anche verso un po' all'interno perché ovviamente poi mi interessa che ci sia un po' di sfumatura, perché userò un altro rosso ancora più chiaro per dargli le botte ancora più chiare. Non vado troppo sul marrone, appena giusto per dare un po' di luce al marrone, e il resto lo vado a fare sul fondo. Quindi vedete, già questo passaggio in più mi aiuta tantissimo a far risaltare il mantello. Qui abbiamo anche di qua il mantello da far risaltare e quindi diamogli una precisione, insomma deve essere proprio preciso adesso. Quindi qui siamo sulle fasi finali e andiamo a colorare il nostro mantello in modo tale che sia bello preciso, perché qui ho ancora un po' di blu, c'è il nero del contrast che abbiamo fatto all'inizio e quindi vado a colorare. Ora dal basso tiro su un po' di colore in modo tale da lasciare il marrone in mezzo e lo tiro su solamente alla base, tirando il colore. Mi raccomando, il colore deve essere sempre diluito e attenzione, qui è troppo, già si sta seccando, deve essere proprio diluito il colore, ok ragazzi? E questo lo sto facendo con il rosso di mezzo, cioè non il marrone, non il rosso scuro, il rosso mediano, diciamo, chiamiamolo così, ok? Che è quello che mi ha dato proprio il primo colore rosso vero del mantello. Tiro un po' il colore a diventare sempre più sottile e faccio in modo che dia questo effetto luce. Chiaramente se poi c'è da ripassare sopra si ripassa, però meglio l'aspettare che sia leggermente asciutto se vedete che si tira via il colore, perché altrimenti rischiate di fare una cosa bruttina. E oltretutto, altra cosa da dire, qui c'è il ritardante che ho messo all'inizio che sta appunto ritardando e quindi mi rompe un po' le scatole adesso per il discorso dell'asciugatura, ma va benissimo, cioè l'ho messo apposta perché per il blending il ritardante è fantastico. Allora, anche qui vedete che comincio a fare come dei piccoli triangolini. Qui ovviamente allungo un po' perché ho tutta la piega e poi vado giù. Ok. E avanti così ragazzi, fino a quando non siete soddisfatti. Anche qui adesso comincio a dare colpi di luce in alto e non vado fino a raggiungere l'altro, lascio un pezzettino qui in modo tale che dia movimento al mantello. Ok.
e anche qui sul taglio abbiamo dato le luci, vedete? Adesso vado avanti, sempre pennello con l'acqua, bagnate il pennello, asciugate il collo, tenete il pennello piuttosto umido, prendete il vostro rosso e andate. Perché la trasparenza? Perché come sempre vi faccio vedere nei tutorial, la trasparenza aiuta a risolvere i problemi. Se c'è troppo rosso e non avete trasparenza, ormai avete coperto, l'acrilico tra le altre secca in un attimo e voi siete spacciati, mentre in questo modo io faccio piccoli triangolini, vado verso i recessi interni a rimpicciolire praticamente il triangolo e ho la possibilità di sbagliare un po' di più, perché tanto in trasparenza quando sarà asciutto si vedrà poco. Basta vedere il tutorial dei Templari che ho fatto molto più grim, e se voi lì andate a vederli vi accorgete subito che effettivamente il rosso fuoco che si vede all'inizio non c'è poi sul finale, perché fra il wash e il fatto che ho lavorato molto sulla trasparenza ha aiutato tantissimo. Ma anche qui vedete com'è trasparente, quindi in realtà poi non si vedrà questo salto gigantesco. Tra le altre ora vado qui ad aiutare la trasparenza con altra acqua. Perché non voglio perdere il lavoro fatto con il blending, ovviamente, no? E quindi quando vado verso l'interno, verso il recesso, lui mi va a sicuramente va a sbiadirsi, insomma, e quindi sono a posto e mi tengo il mio marrone interno. Ok, allora ultimo pezzettino e poi diamo veramente i colpi di luce sugli spigoli. Ci manca questo pezzettino qui. Aspettate che qui nel frattempo che ho sciacquato se è veramente troppo. Ok, qui sono quasi sul blending di nuovo, perché è talmente liquido. Ok, lì io darei un colpettino sul bordo. Ok, ok ragazzi, allora altri colpettini direi che si potrebbe risolvere con la wash questa parte qui, ma visto che siamo in blending style metto il marrone, così tengo più amalgamato il passaggio. Vedete che adesso che volevo correggere ho tutta la possibilità di correggere senza avere problemi di transizione eccetera, perché ho tenuto liquido il colore, altrimenti era tutto un gran pettone, il colore tra le altre non si tira più, si incrosta e comincia a dare problemi e perdete la superficie liscia del mantello. Ok, allora prendiamo l'ultimo rosso che è veramente super acceso, anzi guardate, cambio pennello perché questo è troppo grosso a questo punto, ci prendiamo lo 00 e andiamo avanti con lo 00. E poi per oggi direi ragazzi che abbiamo finito, domani chiudiamo la miniatura con tutti i ritocchi finali e il weathering che sarà divertentissimo, perché lì ovviamente distruggerò e rovinerò completamente la miniatura che oggi sembrava bella. Allora, siamo pronti, allora vado, piccoli passi, piccoli colori, qui diamo un colpettino qui sullo spigolo, colpettino sullo spigolo. Questo è il rosso forte, quindi non andate dappertutto, dobbiamo dare l'idea della curva, quindi partite da qui e scendete pian piano, partite da qui e scendete col collo del pennello pian piano. Occhio che il collo del pennello in un attimo si inclina ed ecco qua. Via tu, questo non lo vogliamo. Ok. E avanti.
fino a quando a questo punto non siete soddisfatti. Questa è proprio questione di gusto. Ormai il più l'avete fatto e visto, è sufficiente darsi da fare per migliorare la tecnica e quindi provarla continuamente, costantemente. Allora, metto un po' di triangolini qui. Vedete come si illumina ora la parte? Sempre in trasparenza, ragazzi, lavorate veramente con l'acqua, lavorate con la trasparenza, ok? Qui c'è il punto di incontro e quindi un triangolino, anche un po' alto, così mi permetto di fare un po' di lato e un po' meno di qua, perché c'è il marrone e quindi gli diamo questa curva. Seguite le curve e non potete sbagliare, vedete? Voilà. E voilà. E così anche qui. Ovviamente con la trasparenza anche questo andrà a ridursi moltissimo e quindi posso esagerare, tanto so che la trasparenza mi aiuterà a spegnere di nuovo tutto. Però vedete come si muove adesso fra blending e highlight, si muove molto la miniatura, diciamo, no? E quindi finalmente abbiamo un mantello che comincia a darci un po' di soddisfazione. Allora, anche qui dei piccoli colpetti, qui lavoriamo sul micro, quindi poco poco. Ok, col dito levo un po' e sfumo. Ok, scusate se sto un po' zitto ora, ma è il momento proprio di concentrarsi su quello che vogliamo ottenere, quindi guardare la miniatura e continuare per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati in testa. Qui ci vorrà un po' di wash, qui manca proprio rosso. Ok, ok, allora che ci manca? Un pezzettino qui, andiamo più sul trasparente, ho bisogno di più acqua, così non vado a rischiare la curva. A questo punto davanti cerchiamo di, mi piace questa curva qua,
e alla parte contraria della miniatura, me la giro, quindi vado a farmi la punta bella rossa. Ok. Ok. Ragazzi, direi che più o meno ci siamo. Io aspetto che asciughi e domani daremo un wash al mantello, perché adesso è ancora ritardante e tutto, quindi meglio lasciarlo così com'è, e daremo un wash di flash per ma si può anche fare qua. Qui vedo che va abbastanza bene, quindi mettiamo via il pennellino e proviamo a fare un wash nel recesso con il suo pennello apposito, così non rischiamo niente. Lo lasciamo bagnato, mettiamo il nostro in questo caso Rakeland Flash Shade, perché il Rakeland è sempre rossastro, vi ricordo, no? Quindi vado all'interno e do semplicemente una lavatina così. Questo aiuta molto le transizioni e ovviamente è come quasi una velatura e quindi quasi un glaze oltre che un wash, perché non vado solo sull'interno ma vado a coprire quasi tutto il mantello. Lascio appena appena un po' le punte. Ok, però aiuta tantissimo a rendere omogenea la superficie. Tra le altre, se volessimo, e lo farò, ve lo faccio vedere dopo, su queste parti un po' più chiare possiamo mettere un glaze giallo e portarlo un po' verso l'arancione, in modo tale che gli dia quella colorazione un po' rossastra. E davanti qui facciamo un bel wash che ci faccia contrastare e risaltare le ombre a questo punto. Ok, vedete, poi in un attimo la miniatura prende forma. Quando la vedete poi nascere dite: oh vai, è andata. Eccola qua. Allora, lascio asciugare, io vi ringrazio e ci vediamo domani per continuare e finire finalmente il nostro capitano in armatura Gravis. Ragazzi, puntata particolare perché abbiamo visto un bel po' di robetta, quindi c'è tanta roba su cui prendere appunti. Nel frattempo che vi chiacchiero chiudo la wet palette, che domani la possiamo sfruttare e riutilizzare. Al di là di questo direi che sta venendo bene. La parte migliore ovviamente alla fine è la conclusiva, cioè quella che arriva domani, perché domani vedremo la miniatura finalmente realizzarsi. Però devo dire che il mantello è venuto discretamente bene, mi piace moltissimo l'effetto del ossido quasi bronzo perché invecchia l'armatura e domani che faremo il weathering la farà sembrare veramente un'armatura antica. Io vi ringrazio e ci vediamo domani per l'ultima puntata. Questa volta abbiamo fatto, invece che una trilogia, 4 step per fare una miniatura. Ciao!